Amiche ed amici, ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale, ben ritrovati su Momiss. Io sono semplicemente Simona per chi non mi conoscesse e vi mostro passo passo come realizzare borse all'uncinetto, accessori e capi d'abbigliamento in maniera super facile e veloce, con la speranza che vi siano di ispirazione e che soprattutto vi siano utili. Quest'oggi tutorial super facile e veloce, adatto a tutti, soprattutto ai principianti e molto utile perché sicuramente sarai in cerca di idee visto che il Natale si sta avvicinando. Bene, quest'oggi vi mostro come ho realizzato questo scaldacollo all'uncinetto molto facile. Perché realizzarlo? Per ben 4 motivi. Intanto è molto più pratico di una sciarpa e poi sta bene con qualsiasi outfit, dalle giacche ai cappottini. Puoi indossarlo con un bel bomberino crop molto giovanile e di tendenza, con una giacca super pellicciosa, sta benissimo anche con una bellissima giacca all'uncinetto bella pesante ed infine con un bel cappottino classico. Infatti tra le 4 varianti io stramo l'abbinamento con il cappottino classico, mi piace molto. Poi terzo motivo, si realizza velocemente. Io ho impiegato all'incirca un'ora e mezza, ma perché lo sapete, io sono molto veloce, ma per la sua realizzazione ci può impiegare dalle 2 alle 4 ore massimo, soprattutto se sei principiante, magari non hai realizzato un capo, un accessorio all'uncinetto mai, allora ci può stare che ci impieghi più tempo, ma davvero non oltre quelle ore che ti ho indicato. E in più è un'ottima idea regalo, fra una settimana siamo a Natale, sicuramente starai cercando qualche progetto, non trovi ispirazione, cosa fare, ti starai chiedendo voglio trovare un progetto facile da regalare all'amica, alla mamma, alla nonna, insomma a chiunque, dai più piccini alle donne agli uomini, perché comunque è un progetto unisex. Lo puoi anche proporre nella tua bancarella natalizia. Perché proporlo? Perché è un progetto facile e veloce, impieghi pochissimo a realizzarlo ed è anche low cost. Io ho utilizzato circa 160 grammi di questo filato simil teddy, è un filato molto in trend in questo periodo, lo è stato anche l'anno scorso e l'anno prima, infatti appunto per questo motivo credo che un po' tutti abbiamo questa tipologia di filato a casa. Se non hai questa tipologia di filato io ti suggerisco in generale di utilizzare un filato bello spesso, chunky, bulky, in lana oppure in misto lana, in misto acrilico, insomma un filato invernale. Se per esempio non hai un filato così spesso io ti consiglio di utilizzare quello che hai, anche degli avanzi, metti il filato a 2 capi ed il gioco è fatto. In questo caso io ho utilizzato l'uncinetto di lavorazione numero 8, ma chiaramente tu adatterai il numero di uncinetto al filato che andrai ad utilizzare. Tutto qui il minimo ed indispensabile per fare un figurone nel Natale. Io a questo punto ti riporterei direttamente al tutorial di oggi, mi raccomando continua a supportarmi con un bel pollice all'insù, fammi sapere se lo realizzerai e cosa ne pensi di questo progetto. Se lo realizzi mi raccomando taggami nei tuoi contenuti social così lo vedrò e non mi sfuggirà nulla. Sono molto curiosa di vedere tutte le vostre versioni. Io vi suggerisco di mantenervi sulle tonalità neutre, soprattutto se dovrete regalare o vendere il vostro progetto handmade. Comunque supporta questo tutorial anche con un bel hype, a te non costa nulla, è del tutto gratuito, ma a me dà un ulteriore supporto e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, mi vedi per la prima volta, ti sono simpatica, i miei contenuti sono utili, iscriviti e attiva la campanellina. Poi se ti fa piacere puoi abbonarti al canale per usufruire di vari vantaggi, seguimi sui vari social, ve lo ricordo sempre per non perdervi i vari retroscena, le varie novità e dai un'occhiata al mio shop online momiscrochet.it. A questo punto ti riporto direttamente al tutorial. Sigla! Partiamo subito con questo schema super facile e veloce come già vi ho detto. Allora, intanto bisogna fare una catenella e avviare un tot catenelle che corrispondono a 25 cm. Per uno scaldacollo ancora più ampio ti consiglio di avviare 30 cm di catenelle. Per questo progetto non è importante il numero di catenelle o il numero di righe che io ti mostro, sono molto importanti i centimetri. In questo modo sei libero di utilizzare qualsiasi filato tu voglia. Comunque io ho avviato 18 catenelle che equivalgono a 25 cm. Dopodiché a partire dalla seconda catenella ho iniziato a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 17 punti bassi. Dai, ti do qualche suggerimento: se stai impiegando un filato più sottile, magari a 2 capi come ti ho suggerito nell'intro di questo video, piuttosto che lavorare il punto basso, per velocizzare i tempi di lavorazione ti suggerisco o il mezzo punto alto o ancora meglio il punto alto. Magari lo lavori in costa dietro, che è ancora meglio, per dare un bellissimo effetto a costine.
penultimo punto basso, ultimo punto basso, nonché 17°. Bene, una volta completata la primissima riga punto basso, si procede ripetendo lo stesso lavoro, sia per la seconda che per le righe successive. Quindi catenella, giro il mio lavoro, nel primo punto lavoro il primo punto basso, nel secondo un secondo punto basso e così via finché non termino anche questa seconda riga. Penultimo punto basso, ultimo punto basso e anche qui si fa una catenella, si gira il lavoro e si procede per la riga numero 3 e per le righe successive. Io continuerò in questo modo finché non arrivo a 65 cm di lavorazione. Bene amiche ed amici, lavoro quasi completato, ho raggiunto i miei 65 cm di lavorazione che in questo caso col filato che sto utilizzando corrispondono a 39 righe, per cui il mio pannello rettangolare misurerà 25 cm per 65 cm. Adesso dobbiamo fare una semplicissima cucitura. Volendo per uno scaldacollo classico anche per uomo potremo fare semplicemente una cucitura dritta e chiudere ad anello il nostro scaldacollo e il gioco è fatto. Però giusto perché voglio fare sempre qualcosa in più, qualcosa di diverso, voglio chiudere il mio scaldacollo esattamente in questo modo. Quindi prendiamo le due estremità e le pieghiamo a metà e incastriamo tra virgolette un'estremità con l'altra esattamente in questo modo, come vi sto mostrando. Ecco, questo è solo un esempio. Prima di cucire però andiamo a staccare il filo. Volendo possiamo fare questa operazione anche con l'uncinetto stesso, però voglio mostrarvi anche il metodo con ago e filo. Stacco il giusto quantitativo di filato che mi occorre, prendo un ago, unisco le due estremità allo stesso modo di come vi ho mostrato prima. Volendo ci possiamo aiutare anche con delle mollettine per bloccare l'inizio del lavoro, giusto per cucire in maniera più comoda. E molto semplicemente facciamo passare l'ago attraverso i pannelli che abbiamo, in questo caso sono 4. Entriamo da una parte e sbuchiamo fuori dall'altra parte. Entriamo nei punti successivi e ripetiamo la stessa operazione. Non bisogna essere troppo precisi, non preoccupatevi, l'importante è che cuciamo tutto il lavoro. Poi tra l'altro con questo filo non si nota se la cucitura è stata effettuata con precisione o meno, anche se utilizzi un filato pelliccioso non si noterà. Se per esempio hai realizzato questo progetto con un filato a 2 capi, sarà molto più semplice individuare i punti per cui cucirai con precisione punto con punto. Comunque, fatta la prima cucitura di andata, volendo puoi fare anche la cucitura di ritorno, proprio come sto facendo io, giusto per rinforzare per bene la cucitura. Quindi vado a ripetere quello che vi ho mostrato prima per una seconda volta. Terminata la cucitura di ritorno faccio un bel nodino per bloccare il lavoro e disperdo l'eccesso tra i punti. Taglio l'eccesso, capovolgo il mio lavoro e voilà, progetto completato, scaldacollo super facile e veloce, pronto da indossare, regalare o vendere. Bene, adesso che hai visto il tutorial e hai visto che è un progetto super facile e veloce, potrebbe essere davvero un'ottima idea. Prendi il filato che desideri, il numero di uncinetto adatto e provaci anche tu. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Come avete visto è stato davvero super facile e veloce realizzarlo. Spero vi sia utile, fatemi sapere nei commenti, mi raccomando, vi voglio leggere in tantissimi quest'oggi. Io come sempre vi do l'appuntamento al prossimo video settimanale, vi ringrazio per aver scelto Momì anche quest'oggi, vi esorto a supportarmi ulteriormente con like, commenti, condivisioni, condividetelo questo video perché può essere utile a tutti gli altri amici creativi e uncinettini che magari stanno cercando un progetto del genere proprio come lo avete cercato voi. Iscriviti al canale per non perderti il prossimo video tutorial e i prossimi contenuti qui sul canale, ma anche sui vari social, e dai un'occhiata al mio nuovo shop online momiscrochet.it. Grazie ancora, vi voglio bene, un bacino a tutti!